Eccoci qua per le mie ragazze, i miei ragazzi del segno della Vergine, ascendente Vergine, Luna o Venere in Vergine. Andiamo a vedere quali sono delle qualità che gli altri ammirano, perché gli altri ti ammirano, chi ti ammira e come potenziare tale qualità. Allora, andiamo a vedere perché gli altri ti ammirano. Vediamo su quale qualità mettono l'accento in questo momento, perché gli altri ti ammirano. Su quale qualità mettono l'accento i maestri? Perché gli altri ti ammirano? Mettiamone una, poi mettiamo queste altre, no, eccole qua. Perché gli altri ti ammirano? Perché gli altri ti ammirano? Ok, e partiamo da qui. Vergine, perché gli altri ti ammirano? Perché tu sei un poeta. Ti ammirano per la tua capacità di dire in metafora quello che non sarebbe esprimibile in altri termini. Sei una persona che esprime la sua vita interiore in delle metafore che arrivano a tutti. Ti ammirano molto per questo, è una tua grande dote questa. Dice esprimere la visione interiore dell'anima attraverso un linguaggio simbolico. Quindi le persone ti ammirano proprio perché tu esprimi quello che senti dentro in un linguaggio simbolico, può essere una poesia, può essere un atto creativo, può essere il linguaggio stesso tuo. Dire una parola che racchiude il senso di qualcosa di più profondo, altrimenti inesprimibile, ti ammirano molto per questo ed è una qualità su cui devi mettere l'attenzione in questo momento per tradurre ciò che ti sta capitando, ti può capitare in questo momento nella vita. Andiamo a vedere da quale carta è accompagnata. Principessa, puoi essere il tuo cavaliere. Allora, le persone ti ammirano perché tu basti a te stessa. Ti ammirano perché non mercanteggi amore, ti ammirano le persone perché sei una guerriera o un guerriero, ti ammirano perché hai tutto il necessario per esprimere chi sei e diciamo che sei una persona integra, ti ammirano per la tua integrità e per la tua capacità di comunicare tale integrità attraverso un linguaggio simbolico. E quindi le persone ti ammirano proprio per questo, bellissima energia. Andiamo a vedere ancora perché le persone ti ammirano. Perché le persone ti ammirano? Le persone ti ammirano perché riesci a metterti in contatto diretto con le loro emozioni, l'acqua. Come lo fai? Attraverso usando il linguaggio simbolico. Cioè tu per esprimere qualcosa che viene dalla tua anima, no? Lo fai in un certo modo. Il modo in cui lo fai arriva all'emozione dell'altro. Emozioni le altre persone. Ti ammirano perché le emozioni. E tocchi dei punti negli altri che magari erano dei punti stagnanti e fai ricircolare l'emozione alle persone. Ok. Ancora, perché ti ammirano le persone? Perché sai mantenere i segreti. Sei una persona che sa mantenere i segreti più profondi dell'altro e ti ammirano proprio per questo. Ecco perché tocchi le emozioni degli altri, proprio perché sai mantenere anche il peso di un segreto, no? Cioè condividere con l'altro il peso di un segreto, sai mantenere i segreti, le cose più importanti. Ok. Ancora, perché ti ammirano le persone? Perché sei una persona qua con la carta della rivelazione che nel suo linguaggio simbolico riveli agli altri qualcosa a cui non c'erano arrivati e gli fai fare un clic 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 clic. Una grande consapevolezza, bellissima energia, complimenti ragazze mie e ragazzi. Vediamo cosa ci dicono gli angeli in merito. Vergine, ascendente Vergine, Luna o Venere in Vergine, cosa hanno da aggiungere gli angeli? Sguardi che uccidono, protezione da malocchio e invidia. Sei una persona che genera molta invidia per questa tua capacità e quindi potresti aver avuto a che fare con delle situazioni da cui ti sei dovuta difendere, ma adesso sappiamo che l'unica difesa è la luce.
Quindi questo tuo essere ha potuto, ripeto, generare dell'invidia nelle persone, ma tu, grazie al lavoro spirituale che stai facendo, vi invito a guardare il mio video sulle forme pensiero dove parlo del malocchio, della benedizione e della maledizione. Tu, grazie al lavoro che stai facendo, stai rilasciando karma, grazie a questo tuo essere, rilasciando karma e stai trasformando l'energia negativa in positiva. Ok, cos'altro ci dicono? Pensare a se stessi genera amore verso il prossimo. Ti ho detto che tu qua sei una persona che basta a se stessa e questo a volte può generare invidia nelle altre persone o causare disagio negli altri che invece hanno bisogno dell'altro. È come se qua mi dicessero tu non hai bisogno di nessuno. Sei legata al tuo sé superiore e se scegli di condividere il tuo tempo lo fai perché se scegli di condividerti con qualcuno che sia un'amica, un parente, una persona di interesse, lo fai per condividere il tuo essere, non perché hai bisogno. Questo ti porta spesso a generare nelle persone che non vibrano a questa frequenza alta, delle invidie, gelosie, va bene? Però tu devi continuare invece su questo, perché sono le cose su cui il karma ha fatto leva affinché tu potenziassi tali armi spirituali, ossia io mi amo, io mi onoro, io mi rispetto e scelgo di condividere il mio tempo, scelgo di condividermi, non di avere bisogno dell'altro, condividere il mio essere. Ok. Diciamo che tu essendo bastato a te stessa, essendo integra, questa è una tua grande qualità, generi amore verso il prossimo, cioè gli altri percepiscono amore da te, va bene? Bellissima energia. Ok, andiamo a vedere adesso cosa ci raccontano le fate in merito. L'imperatrice. Ti ammirano gli altri perché sei tutto quello che vorrebbero. L'imperatrice mi parla di una donna che ha pieno successo, che è una donna di spessore, una donna di valore, una donna di grande successo. Se sei un uomo ribalta il concetto. Ti ammirano le persone perché sei una donna di grande successo. Anche se tu magari non lo sai, Ok, io ti dico quello che vedo e così tu ne prendi atto. 7 d'estate, la giustizia. Qua mi stanno dicendo che ci sono delle situazioni su cui tu stai pensando e che ti arriverà giustizia. Le situazioni su cui stai pensando possono essere di varia natura, amore, lavoro, relazioni, varie sfere, varie aree della tua vita, dove sta arrivando la giustizia a tuo favore. Sei una persona anche che gli altri ammirano perché nelle situazioni confuse, grazie al tuo modo di essere, tu prendi le scelte giuste e gli altri te ne danno atto. Ok, cosa ci raccontano ancora le fate? Sei molto ammirata nell'ambito lavorativo, c'è il mago. Sei molto ammirata nell'ambito lavorativo o nell'ambito di questioni di giustizia, tu manifesti tutto ciò che è bene per te, sei molto ammirata per questo, anche se tu non te ne dai conto a volte. Sei molto molto ammirata, molto ammirata, e vedi tu non te ne dai conto, 2 d'inverno, non lo sai. Noi stiamo qua a vedere appunto quello che tu non sai, no? Per darci il carico da 90 su questo. Ok, andiamo a vedere adesso cosa ci raccontano i tarocchi in merito, perché ti ammirano così tanto. Vediamo che situazioni ci raccontano i tarocchi. Di nuovo l'imperatrice, io non ci posso credere. Ragazze, state da Dio. State come una bomba. Perché gli altri ti ammirano? È l'imperatrice 2 volte. Ti ammirano perché riesci a conseguire tutti i tuoi obiettivi, Ecco perché genera invidia. Quindi ragazze mie, per tanto potere c'è anche tanta ombra. Quindi riguardatevi il video sulle forme pensiero, dove vi racconto come benedire e battezzare tutti coloro che ci dicono che sentiamo invidia. L'invidia è l'ottava bassa dell'ammirazione, no? La volpe quando non arriva all'uva dice che è acerba. Quindi benediciamo quelle persone, va bene? Perché è una forma di ammirazione all'ottava bassa. Dipende sempre dal livello di coscienza della persona che ammira o invidia. Ok. Vediamo ancora cosa ci raccontano i tarocchi. Cavallo di coppe, 5 di denari.
è la stella. Guarda, qua mi stanno dicendo che grazie a un successo che ti arriva, che ti è già arrivato, che stai in arrivo rispetto a una situazione amorosa, tu darai speranza agli altri. Allora ti dico una cosa, qua mi stanno dicendo che alcuni di voi hanno delle opzioni in amore e non accettano niente di meno di quello che loro sentono di meritare, va bene? E qua si sta con la stella mi dicono che tu hai lasciato andare anche delle situazioni che erano un po' meno d'amore, proprio perché vuoi l'amore che ti appartiene per diritto divino. Qua in arrivo, il mago la stella. Ok? Il mago la stella. 5 di spade e l'8 di denari. Ci può essere un po' di tensione a livello lavorativo, perché le persone ti ammirano molto. Ti ammirano molto e tu a volte non sai come comportarti con queste persone. Vediamo un po' perché ti ammirano le persone. Le di spade, la regina di denari, il papa. Ti ammirano molto perché sei una persona di fiducia. Ti prendi il tuo tempo per fare delle decisioni. Credi in delle cose e le porti avanti, anche se il mondo ti dice di no. Cavallo di bastoni e il 6 di denari. Mi dicono che a livello lavorativo sei molto ammirata. Sei molto ammirata a livello lavorativo. Può darsi che ci sia una persona del segno della Vergine come te, o del segno del Toro o Capricorno, che ti ammira molto in ambito lavorativo. E una persona può essere una persona a cui tu hai dato qualcosa, va bene? Andiamo a vedere ancora chi è che ti ammira, vediamo un po' chi è che ti ammira. Qua c'è un 3 di spade, la luna, 3 denari. Guarda, mi stanno dicendo che a livello lavorativo c'è una persona con cui c'è stata una discussione o qualcosa di relativo a un disguido. Un disguido mi può parlare sia a livello lavorativo sia a livello d'amore, con cui c'è una persona con cui c'è un silenzio o una situazione difficile. Mi sta parlando qua che ci sarà un volersi venire incontro, va bene? Un volersi venire incontro, però dall'alto del tuo spessore, poi deciderai. 7 di bastoni, 10 di bastoni. Hai vissuto tante lotte per mandare avanti delle situazioni pesanti, ci rifletti sopra, cerchi di fare la scelta giusta. Ci sono tante preoccupazioni che sto vedendo, cerchi di seguire la tua intuizione nel modo giusto. Guarda, mi stanno dicendo che stanno arrivando per te delle sorprese importanti che hanno a che fare con un equilibrio, qualcosa su cui stai meditando, stai studiando, mi può parlare di lavoro, d'amore, va bene, varie circostanze, su cose su cui tu stai meditando molto, cerchi giustizia, stanno arrivando nuove opportunità rispetto a queste circostanze qui. Ricordiamo la carta della rivelazione, mi parla della rivelazione del tuo potere rispetto a quello che ti ho raccontato prima. Si rivelerà il tuo potere. Sì. Ok, andiamo a vedere adesso e ci mettiamo queste. Allora, cosa ci raccontano ancora? Cosa ci raccontano ancora? Cosa ci dicono questi altri oracoli? Vergine. Lo specchio dell'io. Avrai un confronto con qualcuno che ti permetterà di suggellare le qualità di cui ti ho appena parlato. Tali qualità hanno a che fare con il tuo modo di esprimere la tua anima in un linguaggio simbolico, il tuo essere radicata in te stessa, il tuo far sgorgare il tuo essere brava ad accendere le emozioni dell'altro grazie a questo tuo modo di fare, e qualcuna di questa persona, forse una persona quella con cui ti ho detto che c'è stato qualcosa di negativo sul lavoro, sull'amore, ti chiederà perdono. Ci sarà questo perdono, va bene? Ok ragazze mie, ragazzi, quindi detto questo vi faccio un grandissimo in bocca al lupo a tutti, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica. Mua!